Come abbiamo già visto, oltre al piano per effettuare un raid aereo su New York, i comandi italiani ne concepirono un altro per affondare le navi attraccate o ancorate nella baia dell'Hudson. Uomini rana della 10ª MAS avrebbero dovuto piazzare cariche esplosive sulle chiglie delle navi avvicinate utilizzando un mini sommergibile della classe CA. All'inizio del 1942, 2 prototipi sono disponibili per questo progetto. Le numerose prove effettuate sul lago di Iseo mettono in evidenza la delicatezza del mezzo e la necessità di apportare continue modifiche delle apparecchiature alla ricerca dell'affidabilità. Nella primavera del 1942 viene ordinata la costruzione di ulteriori 2 CA leggermente modificati. I test positivi a Venezia e alla Spezia degli scafi convertiti a mezzi speciali spingono verso l'impiego operativo. Il nuovo motore da 21 kW assicura una 50ina di miglia di autonomia e stavolta le prove sono più che incoraggianti. Così ricorda il principe Borghese. 2 operazioni erano in preparazione con questo mezzo: un attacco contro New York risalendo col CA l'Hudson fino al cuore della metropoli. L'effetto psicologico sugli americani, che non avevano ancora subito alcuna offesa bellica sul loro territorio, superava di gran lunga, nel nostro proposito, il danno materiale che si sarebbe inflitto. Ed il nostro fu, per quanto mi risulta, l'unico piano praticamente realizzabile progettato per portare la guerra negli Stati Uniti. L'altra operazione prevedeva un attacco contro l'importante piazzaforte inglese di Freetown in Sierra Leone, sede della squadra navale del Sud Atlantico. Le indubbie difficoltà che tali operazioni a vasto raggio rappresentavano erano in gran parte compensate dalla completa sorpresa. La comparsa dei mezzi d'assalto della Marina italiana, i quali avevano fino allora limitato la loro azione nel settore mediterraneo, non era certo prevista. Misure difensive contro tale inatteso tipo d'attacco non erano presumibilmente in atto. L'azione contro New York, in fase di avanzata preparazione, era stabilita per il mese di dicembre 1943. Per arrivare davanti al porto di New York è chiaramente necessario che il CA vi sia condotto da un sommergibile avvicinatore con funzioni di nave madre. La scelta cade sul Leonardo da Vinci. Con 17 navi affondate per un totale di 120.243 tonnellate di stazza, è considerato il miglior sommergibile italiano e anche il miglior sommergibile non tedesco della Seconda Guerra Mondiale. Il piano viene elaborato nel luglio 1942 dallo stesso Borghese, d'intesa con i suoi specialisti incursori. Dalla base Betasom di Bordeaux, il Leonardo da Vinci avrebbe dovuto portare un CA giunto in Francia per ferrovia sino alla foce del fiume Hudson. Sotto la direzione del maggiore Giulio Fenu, capo del servizio genio navale, nell'agosto 1943 viene rimosso il grande cannone prodiero da 107-47, Oto modello 38, e alla sua base è costruita una culla tra la struttura resistente dello scafo e il ponte. Il mini sommergibile, assicurato al battello da 2 grandi ganci metallici a forma di tenaglia, viene alloggiato nella culla con circa un quarto dello scafo sotto il ponte e il resto sporgente, ma senza ostruire la vista dal ponte di comando della falsa torre. Il mezzo, agli ordini del tenente di vascello Eugenio Massano, avrebbe risalito il corso del fiume e, una volta individuati gli obiettivi, 2 uomini rana della 10ª MAS ne sarebbero fuoriusciti per piazzare le 28 cariche esplosive da 20 a 100 kg sotto gli scafi delle navi ancorate. I lavori di adattamento sono portati a termine tra agosto e settembre 1942 e le prove sono molto incoraggianti. Nonostante il Da Vinci sia riuscito persino a recuperare il CA dopo l'esercitazione, in realtà l'ipotesi non sembra praticabile in uno scenario di guerra.
I componenti del gruppo Gamma, dopo l'assalto, avrebbero dovuto distruggere il CA-2 e poi raggiungere la terraferma, così come era stato fatto nel raid di Alessandria. Il primo stop all'operazione arrivò alla fine di maggio 1943, quando il Da Vinci viene affondato. La situazione militare dell'Italia nel frattempo sta precipitando e l'armistizio fa definitivamente sfumare l'attacco a New York. Il CA-2 viene catturato dai tedeschi a Bordeaux, mentre il CA-1, 3 e 4 vengono autoaffondati nel porto di La Spezia e successivamente recuperati. Nessuno di essi fu però mai adoperato in missione e nel dopoguerra saranno demoliti. E così New York non conobbe l'oltraggio della guerra in casa. Nelle loro memorie, alcuni marinai e sommergibilisti oceanici tedeschi e italiani descrivono la visione da lunga distanza della città che brilla di luci nella notte, mentre i suoi cittadini non immaginano che quella sicurezza è a un passo dall'essere violata dagli incursori della 10ª MAS.